Ciao a tutti amici di SBAM, stasera per la prima volta vi trasmettiamo direttamente dal nostro nuovo studios internazionale, il Mega Galattico, quindi non diamo addio al nostro vecchio tavolo di marmo di casa di Svano, apriamo questo nuovo capitolo nella nostra storia e lo apriamo in grande stile presentando un fucile a parer mio fenomenale, stupendo. È un pezzo che è del nostro Gianluca, il nostro assistente sottotitoli, che ringraziamo e salutiamo, che fa un gran lavoro e che ce l'ha gentilmente prestato per questa presentazione. Stiamo parlando del fucile americano Springfield Krag modello 1898. Che fucile è? E diamo qualche cenno storico. L'America verso la fine dell'Ottocento si rende conto che non può più fare la guerra con gli Springfield Trapdoor calibro 45-70 monocolpo. Ci vuole qualcosa di più. Chiaramente il Trapdoor monocolpo per la sua, diciamo, intrinseca meccanica non è assolutamente un'arma adatta a essere sviluppata in un'arma a ripetizione, pertanto si deve completamente cambiare progetto. Stesso problema che hanno avuto gli inglesi quando è stata ora di rimpiazzare il Martini Henry. Siamo nel 1890 e l'arsenale di Springfield e il governo americano indicano una gara d'appalto per quello che sarà il nuovo fucile della fanteria americana. E dopo una prima scrematura rimangono tre progetti. Rimane il progetto dei fratelli Mauser, il progetto di James Paris Lee, quello che poi inventerà il Enfield inglese, e rimane il progetto dei norvegesi Krag e Jorgensen, che vinceranno con il loro omonimo fucile. Nel 1892 il primo modello di Krag Jorgensen viene prodotto in una quantità limitata di test dall'arsenale di Springfield. Tra l'altro sono una tiratura molto limitata, di cui oggi sono rimasti pochissimi esemplari che alle aste viaggiano su delle cifre incredibili. Poi in seguito, ogni 2 anni, il progetto è stato rivisto nel 1894, nel 1896 e nel 1898, di cui fa parte, diciamo, questo esemplare, che è un modello appunto 98. Il fucile, diciamo, è noto, probabilmente ingiustamente, per essere stato il fucile che ha perso contro il Mauser, anche se, diciamo, non è del tutto corretto, anche perché di fatto nella guerra ispano-americana del 1898-1900 diciamo che c'è stato un episodio dove gli americani sono stati abbastanza messi in difficoltà, che è stata la presa del crinale di San Juan, quindi praticamente dove la fanteria americana attaccò un forte spagnolo in cima a una collina, quindi un attacco contro un nemico trincerato in posizione elevata. Credo che se anche avessero avuto i Garand non le avrebbero, diciamo, non sarebbe stata facile impresa. E tuttavia dopo questo episodio diciamo il Krag, diciamo la sorte del Krag come fucile fu segnata. Tutti volevano il Mauser, si chiedeva a gran voce l'adozione del Mauser, e poi nel 1903, come tutti sappiamo, il progetto fu accantonato a favore del modello 1903, che era un Mauser praticamente. Questo esemplare quindi è un modello 1898, quindi è stato l'ultimo dei modelli, l'ultimo modello prodotto, e quando si vede questo fucile la prima cosa che salta all'occhio chiaramente è la meccanica. La meccanica Krag, che è unica, è spettacolare, è un lavoro di orologeria fine, in poche parole, perché effettivamente è così. La cosa che salta subito all'occhio è il caricatore laterale a tabacchiera. Sembra proprio il posacenere delle vecchie macchine, che si apre di lato, quindi diciamo può essere aperto e caricato a otturatore chiuso,
quindi limitando, per dire, l'ingresso di sporco, schifezze dentro l'azione. Si caricava semplicemente prendendo cartucce sfuse, 5, e versandole, adesso non le verso, versandole dentro al caricatore, senza ordine, tanto una volta chiuso lo sportellino, come si dice, la cucchiaia andava a ordinarle, a metterle in ordine, e il fucile faceva tutto da solo. È un capolavoro, non so come dirlo. Qua, se andiamo a vedere nel dettaglio l'azione, adesso provo a smontare l'otturatore, che è una procedura un po' particolare. Ecco, ce l'ho fatta. L'otturatore è anche questo un pezzo di ingegneria, un trionfo di meccanica, cioè è una cosa veramente, non ho parole. È lavorato veramente finissimo, una lavorazione finissima, sia l'estrattore, che vedete, questo lungo estrattore che funge anche da guida per l'otturatore, ha un tenone, quindi praticamente ha un solo tenone, poi aveva, diciamo, qua dietro, mi pare, questo, il tenone di sicurezza, che però non lavorava, o mi pare che lavorasse solo durante lo sparo. Insomma, era in tutti i casi il tenone in testa all'otturatore era uno solo. Infatti è un'azione dolcissima da operare, da ciclare. Allora proviamo a rimetterlo dentro, vediamo se ce la cavo. Ce la farò? Sì. Ok. Quindi altre cose da far vedere di questo fucile è la sicura. È una sicura bandiera tipo Mauser, ha solo 2 posizioni, quindi posizione di sparo e posizione di sicura, che va a disconnettere il grilletto, blocca completamente la manetta dell'otturatore. La rimettiamo così. Questo è il cut-off, quindi essendo questo qua un fucile che diciamo si caricava un colpo alla volta per certi versi, anche se si venivano buttate dentro tutte le cartucce, il cut-off dava la possibilità al soldato di sparare, usare il fucile come un fucile a colpo singolo, finché per esempio nella teoria il nemico era lontano e si poteva fare un fuoco calmo e tranquillo. Qualora il nemico dovesse arrivare, a una distanza pericolosa, si apriva il cut-off e si usava il fucile come un'arma a ripetizione, quindi si poteva andare a impiegare la riserva di cartucce nel serbatoio. Poi altre cose interessanti da vedere di questo fucile, sì, vediamo il pomello di armamento, il cocking piece, è molto simile al modello norvegese, e in seguito verrà ripreso nella foggia dallo Springfield modello 1903. Vediamo l'alzo, che anche l'alzo, questo qua è un capolavoro. Questo qua è l'alzo modello 1901, è stato montato in fase di riarsenalizzazione. Infatti qua possiamo vedere nel cartiglio c'è scritto 1901, che è l'anno in cui è stato riarsenalizzato questo fucile. L'alzo, seppure questo non sia nemmeno l'alzo più elaborato, ce ne esistono una quantità infinita di varianti, adesso non mi ricordo quante, l'alzo è anche questo, non è da meno rispetto al livello di lavorazione del fucile. È un alzo che permette una regolazione in deriva, usando questa, e quindi si può regolare facilmente in deriva, si può regolare in maniera finissima l'alzo, si può aggiustare, la scala è graduata da 100 fino a 400 metri, yard, perché stiamo sempre parlando di un fucile americano, sulla rampa, e fino a 2000 yard sull'alzo in elevazione. Il mirino è a lama, finissimo, ha un disegno di mira che è estremamente fine, quindi richiede chiaramente degli occhi veramente buoni per fare dei gran risultati, ma permette una precisione straordinaria.
e diciamo quindi questo è in linea con la dottrina di tiro americana, che prevedeva soldati grandissimi tiratori, abilissimi, quindi grande importanza si dedicava all'addestramento individuale, al tiro dei soldati, affinché fossero in grado di colpire bersagli alle grandissime distanze dei campi di battaglia del Nord America. Diciamo, questa è una cosa che avevano dai tempi dello Springfield Raptor, ma ancora una cosa che risaliva alle dottrine di impiego della guerra civile. Allora, cosa ci rimane da dire? Diciamo due cose a proposito della munizione, che è a modo, anche questa a modo suo, molto interessante. La munizione per cui era camerato questo fucile, diciamo progettata attorno a questo fucile, era la cartuccia d'ordinanza 3040 Krag. Questa era la sua denominazione, era 30 Krag, aveva vari nomi. 3040 è curioso, diciamo come curiosità, era proprio il nome. Diciamo, il nome era mutuato ancora dalla vecchia denominazione che si usava per le cartucce a polvere nera, dove 30 è il diametro tra i pieni della canna e 40 è il peso della polvere in grani. Diciamo, questa tradizione, questo modo di nominare le cartucce finirà appunto proprio col 30-40 Krag, in quanto la successiva munizione, ovvero la 30-03, che diciamo è l'antesignana della ben più famosa 30-06, cambierà appunto modo di chiamarsi. La munizione diciamo ricorda tantissimo il 303 British, ma infatti in fase di ricarica i bossoli si ottengono con estrema facilità, semplicemente passandoli nel dice, proprio dai bossoli del 303 British. Come potete vedere, l'unica cosa diciamo che li contraddistingue è l'altezza della spalla. Diciamo, nel 303 British va un po' più in alto, questa sta un pochino più bassa, infatti ha leggermente meno volume interno, ma di fatto i dati di ricarica sono sovrapponibili. Noi la ricarichiamo appunto con palle 308, perché il diametro della canna è sempre 308. Noi lo carichiamo con delle normali palle Spitzer, cerchiamo di usare palle molto molto lunghe per diciamo riprendere la forma della vecchia cartuccia, che utilizzava una palla round nose molto pesante, mi pare da 210 grani in origine. Noi usiamo le Lapua Sheinard da 185 grani, spinte da 39-40 grani di N150. Quindi di fatto ci avviciniamo moltissimo a quella che era la sua carica originale. Si ottiene una munizione tranquillissima, estremamente precisa, perché è veramente una munizione precisissima, e diciamo dal rinculo perfettamente gestibile. Sembra veramente di sparare una cartuccia molto tranquilla, ma come dicevo estremamente precisa. E quindi a questo punto direi che come fase di presentazione la facciamo finire qua, perché non vi voglio tediare troppo a lungo, e ci diamo l'arrivederci alla prova di tiro che faremo in separata sede. Quindi ciao a tutti, seguite la nostra pagina e ci vediamo alla prossima puntata.